Siamo qui con Elisa, che abbiamo incontrato per le vie di Macerata. E Elisa, ti volevo fare una domanda. Allora, c'è un maestro di italiano all'interno dell'Ulisse di Joyce che insegna inglese appunto all'estero. Semplicemente, se ti va di condividere con me delle esperienze che hai avuto all'estero riguardanti la lingua inglese, o se pensi che sia una moda passeggera l'insegnamento all'estero? Il fatto che c'è tutta questa gente, la famosa fuga di cervelli, no? Ok, sì, io in realtà poi studio scienze dell'educazione, quindi perfetto, ok. Perfetto. Sì, ho avuto esperienze a livello di insegnamento come stage, educatrice. Penso che sia un'ottima chance per i giovani andare all'estero e insegnare una lingua, che magari portare la nostra esperienza all'estero o imparare, apprendere e condividere le nostre esperienze, l'incontro di culture, quindi penso sia molto interessante. Bene, questo è anche giusto perché Joyce era, non ti dico bilingue, ma conosceva molto bene l'italiano insieme anche a altre lingue. Forse adesso c'è un po' la dominanza dell'inglese, no? Sì. In generale. Un po' un monopolio. Esatto, ma come appunto, perché ricordiamo appunto che l'Ulisse si svolge in Irlanda e l'Irlanda è assediata dagli inglesi, quindi non è terra libera. Quindi questa dominazione dell'inglese un po' dappertutto. Secondo te c'è qualche modo di, non ti dico combatterla, ma di alzare le quotazioni delle varie lingue? O c'è qualcosa che le ferma? Forse magari è un inglese vista come una lingua un po' più facile da apprendere e magari è più alla portata di tutti, a livello anche proprio grammaticale, come strutturata. Certo. Quindi forse sì, però anche, non so, lo spagnolo potrebbe essere rivalutato. Vero. Alla fine è una lingua è anche molto diffusa, esatto, sì. Perfetto, Lisa. Grazie. Grazie a te. Arrivederci. Buona giornata. Ciao, grazie mille. Ma? Non è finita. Ma Almidano Artifoni said. He gazed over Stephen's shoulder at Goldsmith's knobby pole. 2 carfuls of tourists passed slowly, the women sitting 4, gripping frankly the handrests. Pale faces, men's arms frankly round their stunted forms. They looked from Trinity to the blind columned porch of the Bank of Ireland, where pigeons roo-coo-cooed. Anche io ho avuto di queste idee, Almidano Artifoni said, quando ero giovine come lei, e poi mi sono convinto che il mondo è una bestia, e peccato, perché la sua voce sarebbe un cespite di rendita, via, invece lei si sacrifica. Sacrificio incruento, Stephen said smiling, swaying his hash blunt in slow swung from its midpoint lightly. Speriamo, the round mustachioed face said pleasantly, ma dia retta a me, ci rifletta. By the stern stone hand of Grattan bidding halt, an Inchicore tram loaded straggling Highland soldiers of a band. Ci rifletterò, Stephen said, glancing down the solid trouser leg. Ma sul serio, eh? Almidano Artifoni said. His heavy hand shook Stephen's firmly. Human eyes, they gazed curiously an instant and turned quickly towards a darky tram. Eccolo! Almidano Artifoni said in friendly haste. Venga a trovarmi e ci pensi. Addio, caro. Arrivederla, maestro, Stephen said, raising his hat when his hand was freed. E grazie. Di che? Almidano Artifoni said. Scusi, tante belle cose. Almidano Artifoni, holding up a baton of rolled music as a signal, trotted down on stout trousers after the dorky tram. In vain he trotted, signalling in vain, among the rout of bare-kneed gillies, smuggling implements of music through Trinity gates. This done, hid the Capel Street Library copy of The Woman in White far back in a drawer and rolled a sheet of gaudy notepaper into her typewriter. Too much mystery business in it. Is he in love with that one, Marion?
change it and get another by Mary Cecil Hay. The disc shot down the group, wobbled a while, seized and ogled them. 6. Salve, piacere. Lui è Matteo, che ti saluta da dietro la telecamera e ti ha spiegato tutto Giorgio, quindi in questo momento sei in diretta su Periscope. E stavamo leggendo un passaggio del libro di Joyce e c'è una commessa che sta pensando a, non so se l'hai letto ma non fa niente, The Woman in White di Wilkie Collins, che è mettiamo un thriller, un libro di mistero, insomma è un tipo di letteratura che non è insomma l'Ulisse. Tu hai qualche preferenza a livello, ci puoi parlare un attimino delle tue preferenze a livello di libri, se leggi spesso? Se non leggi. Io non ho mai tempo per leggere, quindi non ti preoccupare. No, leggo spesso. Va bene. E ti va di dirci, insomma... Che? Perché non c'ho mai tempo. Perfetto. Benvenuto nel club. No, la cosa dei film, no? Credi che un po' stia soppiantando il libro, la modalità proprio di fare l'esperienza di una storia attraverso il libro, no? Credi che il film stia pian piano sostituendo quella forma di... Penso che l'abbia sostituito. Già sostituito? In parte. Ok. Anche se il film comunque racconta sempre una realtà diversa dal libro, però... Certo, in maniera anche diversa. Il famoso il libro era meglio del film, no? Ok. Continuando a... ti va di dirti se lavori, se non lavori? Se... Scrivo l'accademia, ripetiamo. Oh, perfetto, quindi un collega. Come me. Così. Bene. Ok, quindi l'Accademia di Belle Arti, che è una scelta coraggiosa di questi tempi. E ci vuoi parlare un attimo della tua specializzazione o di come è diventato il primo anno di fashion design? Fashion design, ok, perfetto. Sì, se no ci invecchiano, così facciamo un sacco di spettatori. Meglio di no, nonostante la liberatoria e tutto quanto. Quindi diciamo, fashion design, interessante. Ci sono alcuni personaggi femminili nell'Ulisse di Joyce che sono molto concentrati sull'abbigliamento per un'espressione dell'epoca, penso, no? Il modo in cui, forse anche con un certo senso di frivolezza, approcciano il discorso del vestirsi o dell'abito. Poi logicamente sono passati molti anni da quel periodo. Tu come lo interpreti il vestirsi al giorno d'oggi? E l'importanza del vestirsi? Cioè nel senso Beh, secondo me ha molta importanza comunque perché attraverso i vestiti riesci a esprimere la tua personalità, quello che sei. Perfetto. E non la dovrebbero moda... esserci regole. Ok, quindi appunto la moda è come discorso dove lo inserisci tu, cioè un qualcosa comunque a cui a livello sociale è molto importante. Ok. E il discorso della relazione appunto tra la propria espressione individuale e la moda, comunque possibile. Secondo te com'è possibile questo, se è possibile questo incontro? Tra la moda, quindi come fenomeno di massa, e l'espressione dell'individualità comunque, quindi l'individuo e la massa che in un certo modo possono giungere... Perché comunque c'è sempre questa cosa che l'individuo vuole distinguersi. Ok. No? Però credo anche che al voler diventare individuale c'è sempre comunque una massa, diventano anche sempre dei piccoli gruppi tutti uguali. Individualisti. Sì, certo. ecco, cioè quindi non c'è mai tipo l'unica persona che spicca di tutto. C'è Perfetto. sempre un gruppo. Chiarissimo. Grazie mille. Ci ricordi il tuo nome? Scusami. Grazie mille. Buona giornata e grazie per aver partecipato. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Buona giornata.
5 tall, white-hatted sandwich men between Moneypenny's corner and the slab where Wolfe-Tone's statue was not, illed themselves, turning HELYS, and plodded back as they had come. Then she stared at a large poster, we're talking about Miss Dunn, a large poster of Marie Kendall, charming silhouette, soubrette, sorry, not silhouette, but soubrette, and listlessly lolling, scribbled on the jotter 16s and capital S's, mustard hair and dobby cheeks. She's not nice looking, is she? The way she is holding up a bit of a skirt. Wonder, will that fellow be at the band tonight? If I could get that dressmaker to make a concertina skirt like Susie Nagel's, they kick out grand. Shannon and all the boat club swells never took his eyes off her. Hope to goodness he won't keep me here till 7. The telephone rang, sat rudely by her ear. Hello? Yes, sir. No, sir? Yes, sir. Ring them up after 5. Only those two, sir. For Belfast and Liverpool. All right, sir. Then I can go after 6 if you're not back. A quarter after. Yes, sir. 27 and 6. I'll tell him. Yes, 1, 7, 6. She scribbled 3 figures on an envelope. Mr. Boylan, hello. That gentleman from Sport was in looking for you. Mr. Lenihan, yes. He said he'll be in the Ormond at 4. No, sir. Yes, sir. I'll ring them up after 5. 2 pink faces turned in the flare of the tiny torch. Who's that? Ned Lambert asked. Is that Crotty? Ring a bell in Crosshaven, a voice replied, groping for foothold. Hello, Jack, is that yourself? Ned Lambert said, raising in salute his pliant laugh among the flickering arches. Come on, mind your steps there. The vesta in the clergyman's uplifted hand consumed itself in a long, soft flame and was let fall. At their feet, its red speck died, and mouldy air closed round them. How interesting, a refined accent said in the gloom. Yes, sir, Ned Lambert said heartily. We are standing in the historic council chamber of St. Mary's Abbey, where Silken Thomas proclaimed himself a rebel in 1534. This is the most historic spot in all Dublin. Old Madam Burke is going to write something about it one of these days. The old Bank of Ireland was over the way till the time of the Union, and the original Jews temple was here too before they built the synagogue over in Adelaide Road. You were never here before, Jack, were you? No, Ned? He rode down through a Dane walk, the refined accent said, if my memory serves me. The mansion of the Kilders was in Thomas Court. That's right, Ned Lambert said. That's quite right, sir. If you will be so kind, then, the clergyman said. The next time to allow me, perhaps. Certainly, Ned Lambert said. Bring the camera whenever you like. I'll get those bags cleared away from the windows. You can take it from here. Or from here. In the still faint light, he moved about, tapping with his lap the piled seat bags and points of vantage on the floor. From a long face, a beard and gaze hung in a chessboard. I'm deeply obliged, Mr. Lambert, the clergyman said. I won't trespass on your valuable time. You're welcome, sir, Ned Lambert said. Drop in whenever you like. Next week, can you see? Yes, good afternoon, Mr. Lambert. Very pleased to have met you. Pleasure is mine, sir, Ned Lambert answered. His followed his guest to the outlet that willed his laugh away among the pillars. With J.J. O'Malloy came forth slowly into Mary's Abbey, where draymen were loading floats with sacks of carob and palm, nut meal, O'Connor, Wexford. He stood to read the card in his hand. The Reverend Hugh C. Love, Rathcoffey, present address, St. Michael's, Sullins. Nice young chap he is. He's writing a book about the Fitzgeralds, he told me. He's well up in history, Faith. The young woman with slow care detached from a light skirt a clinging twig. I thought you were at a new gunpowder plot, J.J. Malloy said. Ned Lambert cracked his fingers in the air. God, he cried, I forgot to tell him that one about the Earl of Kildare after he set fire to Cashel Cathedral. Know that one? I'm bloody sorry I didn't, says he, but I declare to God, I thought the Archbishop was inside. He mightn't like it, though. What? God, I'll tell him anyhow. That was a great Earl, the Fitzgerald.
Hot members they were, all of them, the Geraldines. The horses he passed started nervously under the slack harness. He slapped a piebald haunch quivering near him and cried, "Well, Sonny." He turned to J.J. O'Malloy and asked, "Well, Jack, what is it? What's the trouble? Wait a while, hold hard." With gaping mouth and head far back, he stood still and after an instant sneezed.